Ciao e benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un argomento molto importante nel settore della ricostruzione unghie, ovvero la preparazione dell'unghia naturale. Spesso la non durata del trattamento viene attribuita a un prodotto di scarsa qualità. In realtà vi confesso una cosa, molto spesso la poca durata del vostro trattamento dipende da come eseguite proprio la preparazione dell'unghia naturale. Ebbene sì, perché questo è il passaggio più importante di tutta la ricostruzione unghie. È un passaggio che va effettuato prima dell'applicazione di ogni prodotto, quindi è un passaggio molto importante quando dovete eseguire un trattamento o di semipermanente, gel, agrigel, acrilico e così via. Quindi un passaggio che dobbiamo effettuare sempre. Innanzitutto è molto importante specificare che la preparazione dell'unghia naturale può essere fatta o a secco o in ammollo. In ammollo è un vecchio metodo che adesso non viene più utilizzato. Questo perché mettere in ammollo in acqua le unghie poco prima del trattamento molto spesso può compromettere la durata, creando dei sollevamenti. Quindi la preparazione che ti farò vedere oggi sarà esclusivamente la preparazione a secco. Cosa vuol dire? Vuol dire che la mano non andrà messa in ammollo in acqua, l'unghia non toccherà l'acqua, ma anzi verrà effettuata tutto completamente a secco. Con l'utilizzo di cosa? Degli appositi strumenti da manicure. Quindi principalmente andremo ad utilizzare uno spingipelle che può essere o di acciaio o un bastoncino di legno d'arancio. Poi ci serviranno delle buone punte fresa, in particolare io vi farò vedere la punta fiamma che è la punta alla base della preparazione unghie. Altro strumento molto importante sarà o la forbicina o la tronchetina. Questo sinceramente mi sento di consigliarvi a piacimento vostro, nel senso che potete utilizzare indipendentemente dall'una all'altra quella con cui avete più manualità. Io nel video dimostrativo vi mostrerò come si utilizza la forbicina, perché a parer mio è più semplice da utilizzare, però potete scegliere forbicina, tronchesina, basta che sia di buona qualità e che la lama sia molto affilata. La preparazione unghia si divide in 3 step fondamentali: la manicure, l'opacizzazione e il margine libero. Il margine libero è la forma che vogliamo dare all'unghia naturale e la andiamo a dare con una lima o 180 o 240. Se invece stiamo effettuando una ricostruzione unghie, il margine libero andrà completamente rimosso. Questo perché l'inserimento della cartina verrà in maniera più semplice se non ci sono ostacoli sul margine libero. L'opacizzazione invece deve essere fatta sempre con una grana molto sottile, quindi possiamo utilizzare una lima in cartone grana 180 o 240, oppure possiamo andare ad utilizzare anche una lima in spugna, che è sicuramente molto più delicata e meno aggressiva. Quando andiamo a effettuare il passaggio dell'opacizzazione dobbiamo pensare a questo passaggio come un passaggio veramente molto delicato, quindi non dobbiamo andare a mettere troppa pressione con la nostra mano, ma dobbiamo lasciare che lavori semplicemente la grana della nostra lima. Questo perché? Perché se noi andiamo a premere troppo o ad utilizzare addirittura una grana errata e troppo forte, ovviamente andiamo a portare via gli strati dell'unghia. Ma questo passaggio non prevede di portare via strati dell'unghia, prevede semplicemente di opacizzare la superficie. Questo perché? Perché sulla superficie si vanno a depositare delle sostanze grasse e oleose. Se non vengono tolte correttamente, il prodotto non riuscirà ad aderire sopra la lamina naturale, creando poi dei sollevamenti, perché anziché aggrapparsi tenderà a scivolare al di sopra. Quindi questo passaggio deve essere immaginato semplicemente come uno scrub, quindi andiamo a portare via le sostanze depositate sopra in eccesso per cercare di accogliere in maniera più ottimale il prodotto che andiamo a depositare al di sopra. Il passaggio della manicure invece deve iniziare con lo spingere all'indietro la cuticola. Questo perché? Perché la cuticola quando cresce si va ad aggrappare sopra la lamina, quindi in questo modo, spingendola indietro, noi andiamo ad aprirla, scollarla,
per permettere poi il passaggio al di sotto della punta fresa, e questo ci consentirà una pulizia più profonda e più precisa. Spingere all'indietro la cuticola deve essere fatto in maniera molto delicata, perché per tantissimi clienti questa è una zona molto sensibile, quindi vi consiglio di spingere all'indietro facendo dei movimenti leggeri e soprattutto piccoli, quindi non andare troppo in profondità, ma semplicemente andare a spingere e a scollarla. Una volta fatto questo, passiamo in questa zona alla punta fresa. Questo ci servirà per togliere tutta quella cuticola che è andata ad aderire sopra la lamina. Se noi non effettuiamo bene questo passaggio, il prodotto tenderà a scollarsi. Questo perché? Perché dovete sapere che il tessuto della cuticola è un tessuto grasso ed oleoso, quindi non è compatibile con i prodotti. Questo passaggio può essere fatto con diverse punte fresa di diverse forme e dimensioni. Io utilizzo la punta fresa fiamma piccola perché a mio avviso è molto efficace, nel senso che riesce ad andare a pulire in profondità ma allo stesso tempo non è troppo aggressiva. Vi consiglio di utilizzare una punta fresa diamantata con fascetta blu, questo perché equivale alla grana di una 180, quindi una grana che sapete bene può essere utilizzata direttamente sull'unghia naturale senza provocare dei danni. La punta fresa deve essere passata in entrambe le direzioni, quindi da destra verso sinistra e da sinistra verso destra. Vi ricordo che questo passaggio deve essere effettuato con il micromotore che lavora al senso contrario, quindi se voi guardate sulla vostra fresa avete due sensi di direzione di rotazione. F sta ad indicare il senso di rotazione in direzione oraria, mentre R in direzione antioraria. Per lavorare correttamente noi dobbiamo andare sempre nel verso opposto della direzione di rotazione del micromotore. Quindi se noi andiamo a fare il movimento con la nostra mano da destra verso sinistra, dobbiamo andare ad impostare il micromotore su F. Al contrario, se andiamo a muovere la nostra mano con il movimento da sinistra verso destra, dobbiamo cambiare il senso di rotazione ed impostarlo su R, quindi in senso antiorario. Finiti questi step della preparazione dell'unghia naturale, ovviamente la cosa più importante da fare sarà andare a rimuovere completamente tutta la polverina che si è depositata sia al di sopra la lamina ma soprattutto anche dentro i vali laterali. Puoi aiutarti con del pad e del cleaner. Mi raccomando però, controlla che il tuo cleaner sia composto semplicemente da acqua e alcol. Questo perché molti cleaner, soprattutto quelli profumati, contengono anche degli oli all'interno, quindi ti possono compromettere la preparazione dell'unghia naturale. Per pulire bene all'interno dei vali laterali puoi andare a piegare il tuo pad in due, in modo che così con l'angolino che si è formato riuscirai a togliere bene la polvere in eccesso. Una volta che ti sarai assicurata di aver tolto tutta la polvere in eccesso, puoi iniziare ad applicare il prodotto. Mi raccomando però, una volta che hai finito la preparazione dell'unghia naturale, ricordati di non toccare la superficie della lamina. Questo perché con il tuo dito potresti andare a ricontaminare la superficie e quindi a far svanire tutto il lavoro che avrai appena effettuato. Prima di concludere mi sento di dirti che la preparazione dell'unghia naturale è davvero lo step più importante di tutti. Quindi prenditi il tuo tempo e assicurati di farlo correttamente. Fatemi sapere nei commenti se anche voi effettuavate così la preparazione dell'unghia naturale. Mettete un like e soprattutto iscrivetevi se non volete perdervi altri contenuti di questo tipo. Ci vediamo nel prossimo video.